La pace del re era stata il tentativo di imporre alle città greche una sorta di politica dello status quo sotto l'egida di una rinnovata egemonia dell'impero persiano che vedeva nella collaborazione con Sparta, in qualità di garante di pace, il punto di forza maggiore di tale egemonia. Non c'è dunque da meravigliarsi che gli Spartani, utilizzando in modo strumentale la difesa del famoso principio dell'autonomia cittadina, abbiano tentato il tutto e per tutto per avvantaggiarsi della nuova situazione, imponendo lo scioglimento di tutte le altre leghe, tranne che della Lega Peloponnesiaca, che era invece formalmente fondata proprio sul rispetto dell'autonomia delle singole città. Il re Agesilao aveva ad esempio imposto che fossero sciolte tanto la Lega Beotica quanto l'unione tra Argo e Corinto, mentre una sorte analoga venne sperimentata da Mantinea, che nel 385 a.C. venne frammentata nei villaggi che l'avevano in precedenza formata. Un ulteriore intervento interessò la Lega Calcidica, in particolare Corinto, che era entrata in conflitto con la Macedonia e aveva occupato la vicina città di Potidea. Ma proprio il ritorno nel 382 a.C. di un contingente spartano proveniente dalla Calcidica, laddove Olinto era stata costretta a forza dagli Spartani a fare marcia indietro, fu all'origine di un avvenimento cruciale che avrà in seguito per Sparta conseguenze gravi e imprevedibili. Lo Spartiata Febida, fermatosi in Beozia, probabilmente su istigazione di Agesilao, occupò a Tebe la famosa rocca della Cadmea, favorendo, all'interno della città e del relativo corpo civico, l'ascesa al potere della fazione oligarchica a lui favorevole. L'evidente ingerenza spartana nella vita cittadina, con conseguente violazione di quell'autonomia di cui gli Spartani si proclamavano ufficialmente difensori, suscitò in Grecia un discreto scalpore, tanto da indurre le autorità spartane a comminare a Febida una multa assalata. Tuttavia, in modo alquanto contraddittorio, gli Spartani da un lato lasciarono che una guarnigione continuasse a presidiare l'acropoli di Tebe e dall'altra costrinsero all'esilio i capi della fazione democratica a loro avversa. La situazione andò avanti a Tebe per un po', mentre gli ateniesi, preoccupati per l'attivismo della città laconica, accolsero favorevolmente nella loro città i tebani esiliati. E proprio da Atene fuoriuscì la figura del tebano Pelopida, che, accordatosi con alcuni cittadini che si erano ribellati al governo oligarchico, penetrò di notte a Tebe, uccise i principali esponenti della fazione filospartana e, con l'aiuto del popolo in armi, riuscì a scacciare dalla città la guarnigione spartana. Il neogoverno tebano fu ben accolto da Atene, tanto che venne stipulata un'alleanza tra Atene e Tebe, anche e soprattutto in seguito al sostegno dato agli insorti dalla città stessa, che lo spartano Sfodria voleva punire per questo motivo, cercando perfino di occupare il Pireo. La gestione della pace del re, firmata dagli Spartani in prima persona, stava palesemente dimostrando che costoro si approfittavano del rapporto privilegiato instauratosi con il re persiano per costruirsi una loro personale sfera di influenza a danno delle città greche, che continuamente esposte all'accusa di violazione dell'autonomia non avevano possibilità di condurre una propria politica estera indipendente. Insomma, dopo il fallimento dei vari tentativi compiuti da Agesilao prima e da Cleombroto dopo di occupare nuovamente Tebe, i tebani inflissero a Sparta nel 375 a.C. una dura sconfitta,
presso Tegira, una sconfitta che, considerata la massiccia presenza numerica sul campo di battaglia delle truppe spartane, appare come il preludio di una sorta di decadenza militare della città lacedemone, che qualche anno più tardi si manifesterà invece in tutta la sua gravità.